Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Buonasera a tutti, grazie per essere qui anche oggi. Oggi vorrei parlare un po' di Shakyo, della copia del sutra, perché spesso è fraintesa come una pratica proprio semplice o come se fosse un atto di così banale trascrizione di testi buddisti o un hobby meditativo, ma in realtà in tutte le scuole tradizionali buddiste e ovviamente anche nella Nichiren Shu la copia del sutra riveste un profondo significato religioso. Radicata nella cultura buddista giapponese, la copiatura del sutra è particolarmente venerata nella nostra scuola perché Nichiren Shonin considerava il Sutra del Loto come l'essenza degli insegnamenti del Buddha Shakyamuni. Questa pratica non si limita alla scrittura, è un impegno spirituale che offre una connessione diretta con la saggezza del Buddha, risalente a oltre 2500 anni fa. Oggi, con i rapidi cambiamenti nella civiltà materiale, dell'informazione, emergono vari problemi, per esempio nei luoghi di lavoro, nelle case, negli ambienti in cui si vive. Continuando sempre a preoccuparci per questioni familiari e delle seccature che possiamo avere anche al lavoro, alla fine si rischia di arrivare a un esaurimento nervoso proprio. In questi momenti non c'è nulla di più meraviglioso, perdonate la parola, ma meraviglioso inteso come Dharma, che dedicarsi alla copia del sutra senza preoccupazioni, riuscendo così a eliminare i pensieri che distraggono. Nel Sutra del Loto, capitolo 21, Poteri sovrannaturali del Tathagata, è detto che dopo l'estinzione del Buddha si dovrebbe sostenere, leggere, recitare, esporre e copiare con tutto il cuore il Sutra. È insegnato che si dovrebbe praticare per come è insegnato nel Sutra e ci si dovrebbe impegnare in questi 5 tipi di pratica, cioè, come ho detto, sostenere, leggere, recitare, esporre e copiare il Sutra del Loto. Quindi, per prima cosa, dovremmo ricordare che impegnarsi nella copia del Sutra significa seguire direttamente il monito del Buddha. Non è un consiglio che do io, lo dà il Buddha. In tante altre sezioni del Sutra del Loto è detto che la persona che copierà questo sutra riceverà grandi meriti. Nella dottrina buddista il merito è più di un semplice senso di aver compiuto una buona azione. Può influenzare il futuro di una persona nel ciclo di nascita e morte. Può accadere che proprio nel bel mezzo della copia del sutra magari si afferra qualcosa e con quel potere si può essere in grado di imparare a gestire i problemi perché si affrontano da un altro punto di vista, cioè attraverso la saggezza del Buddha. Questo perché si riesce a liberare la mente da attaccamenti fastidiosi, permettendo alla mente di rilassarsi e così di formulare idee brillanti. La liberazione della mente da questi attaccamenti è l'essenza degli insegnamenti buddisti e il vero merito della copia del sutra. Inoltre, il merito accumulato attraverso la copia del sutra può anche essere trasferito, per esempio, a beneficio di un caro defunto. È naturale inoltre avere delle domande come: ma se non riesco a leggere i caratteri cinesi, che senso ha copiare il sutra? Non capisco cosa sto facendo. Il nostro fondatore Nichiren Daishonin ha insegnato che ogni carattere del sutra è un vero Buddha vivente.
Anche se il corpo fisico del Buddha Shakyamuni si è estinto, il suo corpo del Dharma rimane imperituro ed è presente in ogni parola scritta. Quando tracciamo ogni linea dei caratteri cinesi con intenzione, con attenzione, non stiamo semplicemente scrivendo delle parole, stiamo dando vita al corpo del Dharma, del Buddha. Ogni tratto, ogni forma rappresentano l'essenza del suo insegnamento e l'interconnessione di tutte le cose. Questa pratica ci avvicina alla comprensione della verità anche se non comprendiamo immediatamente il significato di ogni carattere. In uno stato di profonda contemplazione durante la copia possiamo sperimentare la presenza del Buddha, lo possiamo sentire, permettendoci di ricevere il merito e pace interiore. La copia, allora, diventa un atto meditativo in cui trascendiamo il linguaggio stesso. La ripetizione del gesto non è soltanto fisica, ma racchiude un significato spirituale estremamente profondo. Inoltre, copiare il sutra apre la nostra mente e il nostro cuore, creando uno spazio per la riflessione e per la consapevolezza. Può sembrare effettivamente un gesto semplice, ma ha il potere di trasformare la nostra vita e il nostro attaccamento alle sofferenze quotidiane. Quindi, anche se non si comprendono i caratteri cinesi, la pratica di Shakyo, cioè copia del sutra, ha un valore intrinseco, è un modo per entrare in contatto con l'insegnamento del Buddha e per portare avanti il nostro cammino spirituale. Ognuno ha la possibilità di sperimentare e di contribuire alla perpetuazione della saggezza del Buddha attraverso la propria dedizione verso questa pratica e attraverso l'intenzione. Con questo è tutto, grazie per aver ascoltato, recitiamo insieme Treo Daimoku. Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho Renge Kyo, Nam Myoho Renge Kyo. Grazie.